Buongiorno! Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video dove vi porto in una giornata con me. In realtà oggi è una giornata abbastanza indaffarata, ho tante cose da fare e quindi proverò a portarvi con me e raccontarvi tutto quello che faccio in italiano, ovviamente, cercando di spiegarvi più cose possibile di vocabolario e magari, se capita, anche un po' di grammatica. Io sono a Fuerteventura, che è un'isola spagnola nelle Canarie, delle isole, un arcipelago, quindi un insieme di isole nell'Oceano Atlantico, e mi piace venire qui d'estate perché non fa così tanto caldo come in Italia. Il clima è molto più mite. Oggi però non è una bellissima giornata, è un po' nuvoloso, il cielo è un po' coperto, ci sono delle nuvole. Infatti oggi volevo andare in spiaggia, ma non so se lo farò, vediamo. In ogni caso, ora sto andando a prendere una macchina a noleggio perché devo andare in un centro commerciale, che ho alcune cose da comprare, ma il centro commerciale è un po' lontano, non posso arrivare a piedi o con i mezzi. Quindi vado a ritirare una macchina che ho prenotato e attenzione perché vi insegno una cosa importante: la differenza tra noleggiare e affittare. Qui a Fuerteventura, dato che io passo tutta l'estate, affitto una casa. Affittare si usa per le cose che non si possono spostare. Io non posso spostare una casa e quindi affitto una casa. Invece, per le cose che si possono spostare, come una macchina, per esempio, allora lì usiamo il verbo noleggiare. Quindi affitto una casa, ma noleggio una macchina. Possiamo anche noleggiare, per esempio, non so, una videocamera, possiamo noleggiare un camper, però affittiamo una casa. Perché appunto non si può spostare. Affitto una casa, affitto un appartamento, ok? Ma noleggio, per esempio, una barca. Io qui sono al porto dove c'è un ufficio per noleggiare le macchine, ma si può forse anche noleggiare una barca, perché la barca si muove, ok? In ogni caso, adesso andiamo a prendere la macchina. Magari vi insegno un po' di vocabolario proprio sulla macchina. Vediamo, dai. Toilette. Adesso siamo nell'ufficio e sto aspettando per ritirare la macchina che ho prenotato. Allora, sono in macchina, adesso vi spiego un po' di vocabolario della macchina. Questo si chiama volante. Volante. Qui abbiamo la chiave. Adesso io metto in moto la macchina o accendo la macchina. Ecco qui, metto in moto o accendo la macchina. Questi qui sono i pedali, il freno e l'acceleratore. Non c'è la frizione perché guido una macchina automatica. Le macchine possono essere manuali con il cambio o automatiche. Questa è automatica. Questo si chiama finestrino. Finestrino, come una piccola finestra. Abbasso il finestrino, abbasso il finestrino, alzo il finestrino. E questa invece è l'aria condizionata. Adesso facciamo una cosa molto importante. Mettiamo la cintura. Questa si chiama cintura.
o anche mettiamo la cintura, o anche, se vogliamo usare un altro verbo, allacciamo la cintura. E non dimenticare di scaricare il PDF con tutte le parole e le nuove espressioni di oggi scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Inserisci il tuo nome, la tua email, il tuo livello e ti invierò questo fantastico PDF. E adesso siamo pronti per partire. E in realtà volevo spiegarvi una storia abbastanza divertente del motivo per cui io noleggio sempre le macchine automatiche. Perché anche se sono italiano e come voi sapete in Italia in realtà è molto comune avere anche una macchina manuale, la prima macchina che io ho guidato in assoluto è stata una macchina automatica. Cioè, io ho imparato inizialmente a guidare una macchina manuale quando sono andato a scuola guida o autoscuola. Però poi mio nonno, come regalo per la patente, o forse era anche regalo per i 18 anni, non mi ricordo bene, mi ha regalato una macchina usata. E avevamo trovato una super offerta, cioè hanno trovato mio papà e mio nonno, io ho fatto finta di non sapere niente, hanno trovato una macchina in ottime condizioni, usata, però automatica. Quindi di conseguenza la prima macchina che io ho guidato, o meglio la macchina con cui ho imparato a guidare, beh, è stata una macchina automatica e quindi di conseguenza ho perso un po' la mano a guidare la macchina manuale e ancora oggi, 10 anni dopo la patente, guidare una macchina manuale sarebbe davvero un po' strano per me. Quindi preferisco sempre prendere una macchina automatica. Ora, in ogni caso, andiamo al centro commerciale. Dista circa mezz'oretta più o meno da qui. Vediamo se al centro commerciale riesco a trovare tutto quello che mi serve. Poi un'altra cosa che voglio dirvi è che questi video sono un po' una prova per me, dove cerco di insegnarvi un po' di vocabolario reale proprio della vita di tutti i giorni. Quindi se questo tipo di video vi piace, fatemelo sapere e posso farne altri. E molti mi chiedono, Stefano, ma perché d'estate vieni sempre nella stessa isola? Allora, la verità è che mi piace tanto il clima di qui. Oggi, vabbè, siamo un po' sfortunati perché non è una bellissima giornata, però generalmente il cielo è sempre molto terso, non ci sono nuvole, la temperatura non fa mai troppo caldo. Parliamo di una massima di 25, 26, 27 gradi, però appunto non è mai troppo caldo come invece succede nel resto d'Europa, che purtroppo diventa ogni anno sempre più calda. Dato che io ho la fortuna di poter lavorare anche da altri posti, mi piace venire qui l'estate per rilassarmi completamente. E riesco a fare tutto quello che devo fare. Lavoro, vado in palestra, frequento anche un corso di spagnolo perché ormai quasi un anno, sì, no, è un anno, è proprio un anno perché ho iniziato a imparare lo spagnolo qui l'anno scorso in una scuola dove mi trovo molto molto bene. Quindi diciamo è anche un modo un po' per staccare, per cambiare aria, possiamo dire. Mi piace davvero tanto. Ora, le isole Canarie sono in totale 7. Io conosco soltanto Fuerteventura, Lanzarote, che è di fronte a Fuerteventura, sono molto vicine
si può andare anche in traghetto da un'isola all'altra. Poi conosco un po' anche Tenerife. Forse devo provare anche altre isole Canarie. Mi piacerebbe tanto visitare, per esempio, Gran Canaria, che tutti dicono che è molto bella. Però vediamo. Diciamo che la vita da isola mi piace per l'estate. Non so se ci vivrei, cioè se vivrei tutto l'anno su un'isola, perché è un po' limitante. Non ci sono troppe cose da fare qui. È bello d'estate, un po' per il relax, però tutto l'anno non lo so. Perfetto, ho parcheggiato la macchina nel centro commerciale e adesso andiamo a comprare quello che mi serve. Queste si chiamano scale mobili. Scale mobili. Ecco, prima di tutto avevo bisogno delle testine per il mio spazzolino elettrico. Ho finito e adesso vado a cercare la mia macchina perché non mi ricordo dove l'ho messa e vi faccio vedere le altre cose che ho comprato. Allora, ho comprato un detergente per il viso, la faccia, molto semplice, e poi voglio insegnarvi questa parola, cioè queste. Sapete come si chiamano queste in italiano? Hanno un nome che mi piace tantissimo. Molto molto interessante. Allora, possiamo chiamarle ciabatte. Ciabatte è il termine generale per, diciamo, le calzature che mettiamo ai piedi, generalmente aperte, in casa. Anche in casa si chiamano ciabatte. O queste per andare al mare. Ma queste non sono ciabatte normali, hanno un nome molto specifico. Si chiamano infradito. Infradito. E perché? Perché noi mettiamo il piede qui, no? E quindi questa parte è tra le dita. Tra le dita, infradito. Hanno un nome davvero molto molto curioso, molto particolare. Però sì, se comprate queste si chiamano infradito. Infradito. Adesso ho molta fame, quindi credo che andrò a mangiare qualcosa. Non so se a casa o da qualche altra parte. E niente, poi continuiamo la giornata. È sabato oggi, quindi sì, ho tante cose da fare, ma sono flessibile. E voglio insegnarvi una cosa. Come si dice quando con la macchina andiamo non avanti, ma indietro? E quindi facciamo questo. Così andiamo indietro per uscire dal parcheggio. Sai come si dice? Beh, si dice fare retromarcia. Fare retromarcia o anche semplicemente fare la retro. In generale tutto questo si dice fare manovra, perché io sto manovrando la mia macchina per uscire per esempio dal parcheggio. Vediamo, ecco qua, ho fatto manovra, quindi prima ho fatto retromarcia per uscire dal parcheggio, quindi sono andato indietro e adesso andiamo a mangiare. Ora chiudo la macchina. Apro, chiudo. Benissimo, in realtà ho pranzato a casa, poi ho riposato un po' e adesso vado a fare una corsetta, quindi un po' di sport prima della cena. Adesso mi metto le scarpe. Queste sono scarpe da corsa. Le calze, le scarpe. In italiano usiamo il verbo riflessivo, mettersi, per tutte le cose che si indossano. Mi metto la maglietta, mi metto le scarpe, mi metto le calze. Cosa sto facendo? Vediamo se conosci anche questo verbo. Questo si chiama allacciare le scarpe. Allacciare. Questo
e slacciare. Questo è allacciare le scarpe. Perfetto, adesso sono pronto per andare a correre. Forse prima faccio un po' di stretching e poi andiamo a correre. Tra l'altro il sole sta tramontando, cioè il sole si sta abbassando perché sta diventando notte. La mattina il sole sorge e la sera il sole tramonta. Ok, sono finalmente tornato a casa, questa giornata è finita e allora spero prima di tutto che questa nuova tipologia di video vi sia piaciuta. Spero che abbiate imparato nuove parole e nuove espressioni e ditemi se volete che faccia altri video di questo genere, magari in altre situazioni. Oggi abbiamo visto un po' il vocabolario della macchina, qualcosa del supermercato, dello sport. Magari in altri video possiamo vedere altre situazioni, quindi scrivete qui sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere altri video come questi e non dimenticate di scaricare il super PDF con gli appunti di questa lezione per ripetere tutto il nuovo vocabolario che abbiamo imparato. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dalla Spagna questa volta perché non sono in Italia. Ciao!